Sono Francesco Riva, ho 22 anni, sono un attore e sono un grande dislessico. Wolfgang Amadeus Mozart, Mahatma Lee, Thomas Edison, Steven Spielberg, Anthony Hopkins e tanti altri ancora, tutti grandi e grandissimi dislessici. Ho avuto il primo contatto con la dislessia, diciamo con la mia dislessia, quando avevo 8 anni. Io mi sentivo stupido, non riuscivo a fare le cose che tutti gli altri riuscivano a fare. Cose banali, sapere l'ora, leggere l'ora per me era una cosa impossibile. Sapere l'ordine dei mesi a memoria non esisteva. Ho dovuto imparare con metodi alternativi, con cose diverse. Le petit che content, s'il vous plaît! Il duca di Wellington sta attaccando le nostre truppe. Ma come diciamo? Merda. Sfattiamo il mito che la dislessia è una malattia e quindi non ci si guarisce dalla dislessia, perché non è una malattia, è un disturbo. Chiamiamolo disturbo. E per meglio dire, è quasi una parte di te come dislessico. È come dire uno nasce coi capelli biondi, uno nasce coi capelli scuri, è la stessa cosa. Quindi una persona che soffre di dislessia, avendo proprio una biodiversità neurale diversa, cioè i neuroni sono fatti in modo diverso rispetto a una persona normale, anche lì normale, la normalità è relativa, ma a una persona che non ne soffre, non ci si può guarire, si può migliorare. Cioè si possono trovare i propri strumenti e le proprie strategie di compensazione, per cui per renderti, diciamo, allo stesso livello degli altri, se non a volte di più, devo essere sincero, nel senso che la dislessia ha anche dei vantaggi in sé, si ragiona in un modo diverso, quindi a volte può essere utile. Io parlo adesso, cito i grandi della storia, ma probabilmente forse Einstein sarà stato aiutato dalla sua dislessia in parte a scoprire le cose che ha scoperto. Un altro personaggio in cui provo a immaginare la sua dislessia, ecco, poteva essere Leonardo da Vinci. Leonardo? Come cazzo è scritto questo progetto? Nel senso, perché non si capisce, no, nel senso, l'ordine... No, è che lì si è creato il codice da Vinci famoso, ecco, da lì si è creato il codice da Vinci, da lì è nato. Ho deciso di rendere, diciamo, socialmente utile il mio monologo quando ero in accademia, ovviamente, perché ho lavorato a questo prodotto, a questa mia urgenza che avevo di raccontare un problema sociale che esiste ma che spesso è ignorato in Italia, o comunque ancora oggi c'è molta ignoranza sull'argomento, che è quello della dislessia, perché io l'avevo provato sulla mia pelle e quindi ho detto adesso lo porto in teatro. In 3 giorni ho lavorato al testo, poi l'ho messo in piedi in 3 settimane col mio insegnante, con l'aiuto, diciamo, del mio insegnante, e poi l'ho portato in scena. Dopodiché ho detto, vabbè, a questo punto, visto che innanzitutto è piaciuto, il debutto è stato comunque un successo, e poi in generale vedevo che trasmetteva, cioè serve, e quindi le persone cambiano quando vedono il mio monologo, cioè entrano in un modo e escono in un altro, perché li responsabilizza, li fa comprendere il problema in maniera efficace, davvero, che poi sono incuriositi, vanno a vedere, capiscono, finalmente si muovono le cose. Questo vale per gli insegnanti, come per gli studenti, come per chi è dislessico, come per chi non lo è, e come i genitori, tutti sono inclusi dentro questo monologo. Giacomo era un bambino secco, 2 palette al posto dei denti e 2 occhi enormi, scuri, pieni di curiosità. Ma non una normale curiosità, una vera e propria smania di ascoltare il mondo. Capisco il dolore, e tanti ragazzi lo provano, io stesso l'ho provato, tutti i bambini dislessici provano questa esperienza di essere il famoso dolore dell'apprendimento, che ne parla Pennac anche, per esempio, che è una cosa che le persone che non soffrono di dislessia non provano nella vita, perché sanno apprendere, invece un bambino dislessico non è capace di apprendere, quantomeno non nel modo in cui apprendono gli altri, quindi in una maniera completamente diversa. Posso dirvi questo, che innanzitutto non sono sole queste persone, cioè di dislessici ce ne sono tanti e si può prendere esempio anche dalla storia. Gli insegnanti in questo devono andare incontro agli alunni, cioè devono andare incontro agli studenti, non si devono creare barriere fra lo studente e l'insegnante, perché altrimenti questo è un modo che in Italia purtroppo ancora c'è, vecchio di insegnare, cioè la didattica vecchia.
Il ragazzo ha sbagliato nell'ultima verifica, ha risposto a una domanda su 5. Beh, almeno la risposta era corretta, ma certo che no! E poi oltremodo irrispettoso dell'insegnante oltre che dell'istituzione in sé. Fa il buffone davanti ai compagni per farli ridere. Mi sembra corretto, io ve lo dico, signori Rossi, questa per lui potrebbe essere... Non me lo fate dire, la sua bocciatura! C'è la legge 170, c'è tutti gli strumenti, ma a livello di coscienza gli insegnanti non sono ancora tutti consapevoli del problema e non prendono i giusti provvedimenti nel modo giusto. E diciamo, quello che posso dire ai bambini, a tutti i ragazzi, in generale dislessici, è di non sentirsi arrabbiati, perché questo dolore che provate, diciamo, adesso, che potete provare nell'apprendimento, poi magari alcuni di voi non lo proveranno, sarà una cosa che comunque vi porterete dietro per sempre, ma che potete trasformare, potete rendere in qualcosa che aiuti le altre persone, come ho fatto io col mio monologo, ma soprattutto vi darà una marcia in più inevitabilmente nella vita, perché avrete vissuto, avrete dovuto come si dice, faticare di più, ma di conseguenza avrete dei risultati migliori. Albert Einstein diceva: tutti siamo dei geni, ma se si giudica un pesce dalle sue capacità di arrampicarsi sugli alberi, esso crederà per tutta la vita di essere stupido.